Bentrovati amici, in compagnia della mia straordinaria gattona Sophie. Oggi iniziamo a parlare di David Hume. Penso che Sophie non voglia stare con me e la lasciamo andare. David Hume è un filosofo di eccezionale importanza, un personaggio veramente brillante, con una penna, con una scrittura anche accattivante. Un autore che ha impostato una serie di problemi nelle materie filosofiche che sono ancora problemi attualissimi e discussi in molte discipline ancora oggi, in psicologia, in filosofia morale, in antropologia, in epistemologia, filosofia della scienza. David Hume è uno dei più importanti esponenti dell'illuminismo scozzese insieme ad Adam Smith e a Francis Hutcheson. Lui nasce a Edimburgo, capitale della Scozia, capitale fino a un certo punto perché la Scozia da pochi anni era stata unita all'Inghilterra e quindi Edimburgo non era più veramente la capitale della Scozia. Lui nasce nel 1711 da una famiglia di piccola nobiltà terriera, la famiglia era benestante, il padre era avvocato e discende da nobili molto importanti, ovvero gli Hume o Home, conti scozzesi molto importanti, quindi capite Hume è una variante del cognome Home. La madre pure appartiene a una famiglia nobile molto importante. Tuttavia, David Hume si vede assegnare dai genitori una parte molto povera, molto esigua del patrimonio di famiglia, perché lui è un cadetto, non è neanche il secondogenito, ma il terzogenito, quindi la famiglia è ricca, però David Hume si trova in ristrettezze economiche. A partire dai 10 anni, quindi a partire dal 1721, Hume frequenta il collegio di Edimburgo, la sua città, Edinburgh, e ha un'educazione, riceve un'educazione classica, un'educazione umanistica basata sul greco, il latino e così via. Successivamente viene avviato, sempre presso l'Università di Edimburgo, agli studi di legge da parte della famiglia, giurisprudenza, d'altra parte abbiamo appena detto che il padre era avvocato. Hume però passò ben presto a filosofia, scrisse chiaramente nella sua autobiografia, per esempio, che egli aveva considerato tutto ciò che era lontano dalla filosofia era qualcosa che non aveva interesse per lui. Lui disse: io ho un'avversione per ogni tipo di studi che non sia la filosofia, quindi si dedica alla filosofia. Hume, come molti illuministi, è profondamente avverso al sapere filosofico del suo tempo, in particolare alle teorie seicentesche. Hume è insoddisfatto delle filosofie dominanti e quindi cerca di proporre una linea di pensiero nuova. Trova però degli alleati perché il clima illuministico che stava proprio allora iniziando ad emergere in Europa lo spinge ad andare avanti, lo spinge a ben sperare nella sua passione. Sin da giovane David Hume iniziò ad avere grossi problemi psicologici, era sempre affaticato da qualunque cosa, una crisi fisica e spirituale, disse lui. Noi oggi la chiameremmo esaurimento nervoso, depressione. All'epoca queste cose, questi problemi psicologici non si curavano. Hume riesce pian piano, dopo molti anni, a migliorare nella sua salute, a venir fuori da questi problemi, anche grazie allo studio e anche grazie ad attività motorie che lui ci descrive nelle lettere e nella sua bellissima autobiografia. È molto interessante leggere come Hume abbia affrontato da solo, con grande disciplina, questi problemi psicologici che poi lo videro molto migliorare. Nel 1734
ricordate che lui soldi non ce ne ha, fa un tentativo in una professione che lo porta un po' lontano dai libri, diventa mercante, ma presto si accorge che la professione del mercante, del commerciante, non è adatta a lui. Lui non è adatto a fare l'imprenditore. Allora che fa? Si imbarca per la Francia. È proprio in Francia che lui inizia a scrivere le sue opere più importanti, in particolare la prima, considerata tuttora ancora oggi la sua opera più importante o più famosa, che venne pubblicata poi a Londra nel 1739, ma lui l'aveva scritta già prima in Francia. Si tratta del trattato sulla natura umana. È la prima opera di David Hume e da molti viene considerata tuttora la più importante. È l'opera di riferimento. Trattato sulla natura umana, l'opera in cui lui parla fondamentalmente di gnoseologia, delle sue teorie sulla conoscenza. Hume è un empirista, ma vedremo un empirista particolare. Porta alle estreme conseguenze le teorie di John Locke e il suo empirismo finisce in una sorta di scetticismo, ma lui non è influenzato soltanto da Locke, lo vedremo alla prossima video lezione, in cui inizieremo cercando di dare un quadro d'insieme di Hume e delle sue fonti, delle sue influenze. Lui non è influenzato soltanto da Locke, ma anche da autori che sembrano molto lontani in qualche caso da lui. In ogni caso viene influenzato da molti autori, lo vedremo nella prossima video lezione. Hume ritorna in Scozia, entra in rapporti con Hutcheson, che io vi ho citato prima. Francis Hutcheson, un altro grande illuminista scozzese. Francis Hutcheson era professore di filosofia morale all'Università di Glasgow. Sapete che l'altra grande famosa città della Scozia è Glasgow, dove c'era un'altra università. Hume era di Edimburgo, aveva studiato a Edimburgo, Hutcheson invece stava a Glasgow, insegnava filosofia morale a Glasgow. Hume inizia a considerare Hutcheson, il suo collega filosofo importante, come un amico personale. Hume cerca di tenere buoni rapporti con lui, anche perché, forse l'avete già capito, lo squattrinato David Hume pensa bene di poter diventare anche lui professore universitario come Hutcheson, e pensa che Hutcheson avrebbe potuto aiutarlo. La sua prima opera, ripeto, Trattato sulla natura umana 1739, non ebbe grande successo, quindi Hume che cosa decise di fare? Di esprimere la sua filosofia allargando anche gli argomenti trattati, non solo l'gnoseologia, ma anche la morale, la politica, l'economia, in un'opera che presenta dei saggi piuttosto brevi, non un'opera unitaria piuttosto lunga come il Trattato sulla natura umana, ma nel 1741 Hume pubblica i saggi morali e politici, che sono ben 27, ognuno dei quali è piuttosto breve. Quest'opera, i saggi politici e morali, ha molto più successo della precedente. Hume diventa molto noto nel 1745, però le sue speranze di diventare professore universitario si infrangono. Lui sperava di diventare professore universitario di filosofia morale a Edimburgo, la stessa materia insegnata da Hutcheson a Glasgow, ma nel 1745 l'università di Edimburgo lo respinge. Hume è un illuminista, Hume non è cristiano, le sue idee sono considerate eversive, eretiche, non ortodosse, le sue idee sono considerate non compatibili con i principi del cristianesimo e in generale con le idee correnti a quell'epoca. Hume era un anticonformista, il suo pensiero viene considerato estremista. Hume non riuscì mai ad entrare nell'università, a diventare professore universitario. Ma questa non è una sorpresa, questo riguarda
moltissimi personaggi dell'illuminismo, molti dei quali non provarono neanche, non pensarono neanche minimamente di diventare professori universitari. Hume ci provò e non ci riuscì, ma voi sapete che al di là dell'illuminismo gran parte della filosofia moderna si esercita al di fuori delle università. Soltanto alla fine del Settecento e nell'Ottocento e soprattutto in Germania la filosofia si radica all'interno delle università, ma in età moderna non è così. Ricordate che anche in età moderna nelle università si insegnava ancora la scolastica, quindi né Cartesio, né Spinoza, né Hobbes, né Leibniz, né tantissimi altri furono mai professori universitari. Quindi a Hume viene rifiutata la cattedra di filosofia morale. Alla fine degli anni 40 diventa un uomo di compagnia, pensate, un uomo di compagnia di un anziano nobile malato di mente. Poi inizia a lavorare come segretario di un generale inglese che si chiama St. Clair. Questo generale inglese ha come segretario David Hume e porta David Hume nelle sue operazioni militari al largo della Francia. Quindi Hume si imbarca su una nave, però nei successivi 2 anni questo St. Clair porta con sé Hume nelle sedi diplomatiche inglesi di Vienna e di Torino. Dopo essere stato in Francia, Hume, che aveva imparato il francese, questo è molto importante, ha la possibilità di visitare altri stati esteri, in particolare l'Austria e l'Italia, Torino, il Regno di Sardegna. Per 2 anni impegnato come segretario presso questo generale uomo politico, deve interrompere gli studi, poi però vi tornerà. Nel 1752 lui pubblica i discorsi politici, però in realtà nel 1748 lui aveva pubblicato un'altra opera molto importante di gnoseologia, di teoria della conoscenza, la ricerca sull'intelletto umano. La ricerca sull'intelletto umano, una riedizione, un approfondimento, un ampliamento del trattato sulla natura umana di cui abbiamo parlato prima. Sono praticamente 2 opere gemelle, le opere in cui Hume si occupa di gnoseologia. Nel 1739 abbiamo visto il trattato sulla natura umana, nel 1748, 9 anni dopo, la ricerca sull'intelletto umano. Il trattato è precedente, la ricerca è successiva. Queste 2 opere, attenzione, trattato sulla natura umana e ricerca sull'intelletto umano, convenzionalmente negli studi filosofici vengono chiamate semplicemente trattato e ricerca. Il trattato è quello che viene prima, 1739, trattato sulla natura umana. La ricerca è quella che viene dopo, la ricerca sull'intelletto umano. Sembrano 2 opere gemelle, cioè nella ricerca riscrive quello che aveva già detto nel trattato 9 anni prima, ma facciamo attenzione, la ricerca è un'opera molto più approfondita, sono passati vari anni, Hume ha perfezionato e ha ampliato le sue idee, il suo sistema, la sua visione di molti problemi filosofici. Quindi la ricerca contiene intere parti, intere sezioni che non ci sono nel trattato e contiene alcune sezioni invece che sono profondamente mutate, sono state profondamente modificate, rimaneggiate, riscritte rispetto al trattato. Diciamo che la ricerca sull'intelletto umano è un'opera più perfezionata, più matura, rappresenta il pensiero definitivo di Hume sulla gnoseologia rispetto al trattato, eppure il trattato è rimasto la sua opera più famosa e viene letto molto più della ricerca anche oggi. Però ripeto, le 2 opere si occupano della stessa cosa, dello stesso argomento, la gnoseologia, soltanto che nella ricerca lui riscrive e aggiunge materiali rispetto al trattato. Nel 1751
invece l'importantissima opera sulla morale. Hume è famoso, Hume ha scritto un po' di tutto, anche politica, economia, religione. È particolarmente famoso per la sua gnoseologia, per la sua teoria di empirismo radicale, gnoseologia che peraltro lui chiama logica, e per la sua filosofia morale. Quindi l'opera sulla morale del 1751 ricerca sui principi della morale. Sempre negli anni 50 del Settecento, Hume scrive due opere straordinarie, veramente straordinarie a mio parere, sulla religione, che inseriscono Hume a tutti gli effetti all'interno dell'illuminismo e della battaglia dell'illuminismo contro le religioni istituite, le religioni rivelate, le superstizioni e quant'altro. Queste opere fecero scalpore perché Hume critica non solo il cristianesimo e tutte le religioni rivelate. Hume tuttavia non è ateo, è scettico. Hume considera il materialismo e l'ateismo altrettante forme, non dico di religione, ma di metafisica. Ateismo e materialismo per Hume sono metafisiche, sono altrettanto indimostrabili perché vanno al di là dell'esperienza quanto le religioni. Quindi attenzione, non proprio un ateo materialista, ma uno scettico. Tuttavia Hume critica fortemente la religione, i miracoli, ma non solo. Hume fa opera proprio di antropologia, è qualcosa di modernissimo. Hume cerca di ricostruire l'origine delle religioni sin dalle epoche preistoriche, interpretandole come un fatto umano, come una creazione dello spirito umano. La religione, dice Hume, è qualcosa di inventato dall'uomo, e qui spiega le motivazioni, le circostanze che hanno portato i popoli, i vari popoli della terra, a inventare gli dei e le religioni. Un'opera profondissima e di grande importanza. Si tratta della storia naturale della religione. L'altra opera sulla religione, scritta in questi stessi anni, si chiama Dialoghi sulla religione naturale. In entrambe le opere, Storia naturale della religione e Dialoghi sulla religione naturale, Hume si impegna in un'ottima critica di tutte le tradizionali cosiddette prove razionali dell'esistenza di Dio, sia quelle a priori che derivano da Sant'Anselmo, sia quelle a posteriori, classiche, molto famose, a partire da San Tommaso. Attenzione, prove dell'esistenza di Dio a posteriori che erano considerate valide anche da molti deisti, da Voltaire per esempio. Hume peraltro critica tutte le religioni e il cristianesimo, ma Hume critica anche il deismo. Attenzione, religione per lui troppo filosofica, troppo raffinata. Il deismo, secondo Hume, è una creazione recente. Il deismo, a differenza di quello che sosteneva Voltaire, non corrisponde alla religione naturale, razionale, che scaturisce dalla mente dell'uomo. E gli uomini, dice Hume, all'inizio dei tempi non sono mai stati deisti. Al contrario, secondo Hume, la religione naturale, la religione primitiva, è sempre una forma di politeismo, politeismo per il quale peraltro David Hume mostra, almeno alcuni hanno detto così, sembra mostrare una certa simpatia. David Hume, da molti autori, per esempio il grandissimo studioso americano dell'illuminismo Peter Gay, è stato considerato proprio un pagano. Hume un pagano, un antico romano, uno stoico, nato, diciamo così, per caso nel 1700. Anche la sua personalità era quella di un filosofo romano. Peter Gay lo chiama un pagano perfetto, non perché Hume credesse davvero in Zeus e negli dei del paganesimo. Hume è famoso, entra in buoni rapporti con tutti, è apprezzato e riconosciuto da tutti, anche perché era molto simpatico. Hume, a detta di tutti, aveva un carattere gioviale, era un buon tempone, scherzava,
era provvisto di un ottimo umorismo inglese, anche se era scozzese, ma insomma siamo lì. Era sempre comprensivo con tutti, anche con quelli che esprimevano idee molto diverse, anche con quelli che lo attaccavano. Hume era un bonaccione, un simpaticone, un compagnone, uno che cercava di restare a tutti i costi lontano dalle liti, dalle polemiche. Anche quando viene duramente attaccato, Hume non rispondeva o comunque cercava in qualche modo di evitare a tutti i costi il litigio, la polemica. Comunque era una persona gradevole, di spirito, di compagnia, una persona molto gioviale, molto tollerante, di carattere pacato, di carattere molto sereno, molto molto pacato, una persona affabile, piacevole anche nella conversazione. Scrive queste opere che lo rendono famoso, poi si ritira nella campagna di Edimburgo. Insomma, gli sembra il modo migliore per studiare. Comunque si tratta di un intellettuale stimato, viene anche molto attaccato. Hume sarà oggetto per tutta la vita di violenti attacchi da parte delle autorità ecclesiastiche, della Chiesa cattolica e delle chiese protestanti, visto che in Scozia abbiamo una maggioranza protestante. Ricordate, i calvinisti scozzesi presbiteriani erano molto rigidi, molto severi, ortodossi. Lui tiene in disparte tutti gli alterchi, le liti, non risponde anche quando viene duramente attaccato. Nel 1752 finalmente trova un lavoro che è proprio l'ideale per lui. Viene nominato direttore di una grande biblioteca di Edimburgo, quindi fa il bibliotecario, il capo bibliotecario, quindi unisce il lavoro allo studio e alla lettura. Quale luogo di lavoro più idoneo per uno come David Hume di una biblioteca? Quindi lui nel 1752 gestisce la Advocates Library, lo farà per molti anni. All'interno di questa biblioteca scrive un libro monumentale pubblicato nel 1671, La storia d'Inghilterra, un'opera lunghissima, un'opera eccezionale da parte di David Hume. Nel 1663 David Hume ha già passato i 60 anni, pensa di dover concludere la sua esistenza nella campagna vicino Edimburgo in maniera serena. E invece succede qualcosa. Il conte di Hertford lo assume come suo segretario e lo porta in Francia. Hume segue il conte di Hertford in Francia come segretario. Siamo nel 1763. Hume va a Parigi. Ovviamente siamo nel fulgore, nel periodo di massimo splendore, nel pieno dell'illuminismo francese, quindi David Hume a partire dal 63 a Parigi ha modo di conoscere tutti i più importanti illuministi francesi, tranne ovviamente Voltaire, che a quell'epoca è già lontano da Parigi e ci resterà per moltissimo tempo, fin quasi alla morte. Voltaire non è a Parigi, Hume non lo può conoscere, ma conosce per esempio Montesquieu, con il quale aveva in precedenza scambiato molte lettere, quindi non può conoscere neanche Montesquieu perché è già morto. A Parigi viene accolto bene, ripeto, ha già rapporti epistolari con gli illuministi francesi, viene accolto dagli illuministi francesi come uno di loro, viene accolto in modo degno, viene accolto con entusiasmo, partecipa alle riunioni dei filosofi nei più importanti salotti, salon letterari parigini. Il più importante era quello di Madame de Deffand, dove si riunivano tutti i grandi illuministi, quindi conosce D'Alembert, conosce Diderot, conosce Buffon, conosce Helvetius, conosce Holbach, diventerà amico del materialista ateo Holbach,
Tant'è vero che quando Hume sarà tornato in Scozia, Holbach farà un viaggio in Inghilterra e in Scozia e andrà a trovare Hume in Scozia. Ben accolto, abbiamo visto che Hume era uno spirito pacato, una persona piena di humor, una persona di conversazione. Gli illuministi francesi lo avevano soprannominato Le Bon David, il buon David è un bonaccione. David Hume non si fa prendere dalla polemica anche quando i discorsi dei suoi amici illuministi che esaltano la ragione, che pongono la ragione alla base di tutta la conoscenza umana, non lo convincono. Hume simpaticamente non fa polemiche, però fa capire o dice esplicitamente, vabbè, tutti sanno che lui non crede che la ragione sia la guida delle azioni umane. Sia in morale, sia nella conoscenza, secondo Hume, l'essere umano è un essere istintivo, un essere dominato dal sentimento e dalle passioni, non certo dalla ragione. Cercano di convincerlo gli illuministi francesi, ma il buon David, con le sue grosse gote rosse, si limita a sorridere, insomma, non potrà mai essere convinto di questo. Famoso è anche il suo litigio con Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dovuto certamente al cattivo carattere di questo personaggio. Rousseau molto astioso, molto paranoico. Hume aveva un ottimo carattere. Come si fa a litigare con un bonaccione come Hume? Ma soltanto Jean-Jacques Rousseau forse poteva riuscirci. Jean-Jacques Rousseau aveva un carattere molto difficile che peggiora con gli anni, sospettoso di tutti, paranoico proprio in maniera maniacale, caratteristiche che poi lo portarono Rousseau negli ultimi anni della sua vita proprio alla follia. Hume racconta il suo litigio con Rousseau in una serie di lettere molto precise che scrive a molti corrispondenti, perché Hume si trova nella difficile situazione di essere stato calunniato da Rousseau, quindi si deve spiegare di fronte alle assurde accuse di Rousseau. Rousseau era andato anche lui in Inghilterra. Cosa successe? Che David Hume cercò di aiutare Rousseau cercando di ottenere per lui una pensione da parte del sovrano inglese. Per aiutarlo, Rousseau era povero in canna. Hume cerca, attraverso amici potenti che conosce, di far assegnare a Rousseau una pensione da parte dello Stato inglese. Rousseau inizia a sospettare, a dire in giro, che questo sarebbe un tranello, un complotto contro di lui, che Hume aveva fatto questa mossa anche se la pensione e che la pensione non gliel'avrebbero data mai, era solo una mossa, per umiliarlo, per far sentire a disagio Rousseau, per farlo sentire povero, insomma sono delle accuse assurde. Hume voleva soltanto aiutare Jean-Jacques Rousseau, beneficarlo, ma ci fu questo litigio. Hume passa serenamente i suoi ultimi anni in una situazione economica buona, revisione i suoi scritti, continua a lavorare. Nel 1776 la sua morte viene descritta da numerosi contemporanei che si meravigliano della serenità con cui Hume va incontro alla morte, proprio come un saggio stoico, proprio come un saggio, un filosofo dell'antichità classica. Hume non smette mai di lavorare. Poco prima della morte e anche negli anni precedenti, nei mesi precedenti, scrive anche la sua bellissima autobiografia, che conclude con queste parole: ero un uomo di carattere mite, padrone del proprio temperamento, di umore aperto, socievole e brioso, capace di amicizia e ben poco capace di inimicizia. È estremamente moderato in tutte le sue passioni. Questo è l'autoritratto che lo stesso David Hume ci consegna, ci fornisce. Parleremo del clima culturale e della filosofia di David Hume a partire dalla prossima
a partire dalla seconda video lezione su questo grandissimo filosofo scozzese. Arrivederci a tutti, alla prossima.